Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Studio all'Università di Torino, studio Scienze Storiche e oggi iniziamo la nostra chiacchierata prettamente noiosa parlando della battaglia di Teutoburgo e della provincia di Germania. Questo video è nato per un commento sul video di Roberto Trizzo che gestisce anche il suo canale YouTube, Roberto Trizzo, il bar di Roma Antica. In questo video, nel quale Roberto intervista il professore universitario Gaius Stern dell'Università della Berkeley di California. Ebbene, uno dei vari commenti è stato di Vanilla Megasi, il quale il commento si cita che la battaglia di Teutoburgo è stata uno spartiacque nella storia mondiale. Io la penso diversamente, ho commentato, ma ho voluto anche dilungare il mio pensiero in questo video, quindi in questo modo creare un dibattito, creare una chiacchierata prettamente civile. Il commento di Vanilla Megasi era civile, anche il mio commento è stato civile, quindi nessuna polemica, nessuna litigata, ma semplicemente una chiacchierata per entrare in profondità nella battaglia di Teutoburgo, ma soprattutto per capire se effettivamente è stato uno spartiacque per la storia, come si cita nel commento mondiale dell'umanità, o se è stato un qualcosa di diverso. Teutoburgo come spartiacque della storia. Ma che dire, innanzitutto la battaglia di Teutoburgo non è la battaglia di Waterloo, ad esempio, una battaglia che effettivamente possiamo datare, come dire, un inizio e una fine di una storia, quindi uno spartiacque, che poi, diciamola tutta, agli storici piace un po' smontare questo mito, come nel caso di Waterloo. Se Napoleone avesse vinto questa battaglia, molto probabilmente avrebbe perso la battaglia successiva, casomai sul Reno, quindi un'altra coalizione di inglesi e russi, e casomai ancora di prussiani ancora contro di lui, e alla fine non l'avrebbe vinto. Ma come dire, la storia non si fa con i sé. Ma se vogliamo giocare a questo gioco e quindi immaginare una vittoria romana nella battaglia di Teutoburgo, per tornare al nostro racconto, alla nostra chiacchierata, ma potremmo brutalmente, con estrema cattiveria, affermare che semplicemente il Limes sarebbe stato il fiume Elba e non il fiume Reno. E poi, diciamo, la battaglia di Teutoburgo è stata una battaglia, un trauma nella storia di Roma, una grande sconfitta, ma possiamo dirlo tranquillamente, non è stata la battaglia di Andrianopoli del 378 d.C. Dopo questa battaglia i Goti dilagarono liberamente lungo la Tracia e i Balcani. In questa battaglia morì un imperatore, un intero esercito, l'esercito orientale venne annientato. E quindi dobbiamo un attimo, sì, capire lo scandalo, come dire, lo scandalo, il grande fermento che era creato a Roma, ma come dire, i germani dopo questa battaglia non potevano dilagare nell'impero, non potevano metterlo a ferro e fuoco come avvenuto dopo la battaglia di Andrianopoli. Infatti, già se Teutoburgo è avvenuta nel 9 d.C., già nel 15 abbiamo la campagna di Germanico, una campagna punitiva. In questa campagna, come tutti quanti voi sapete, recupera anche le aquile, che erano veramente l'onta di questa battaglia. E quindi possiamo dire che Roma controlla i suoi confini, ma soprattutto controlla quello che ci sta oltre all'Imes del Reno. Quindi dobbiamo interrogarci sul perché non si è venuta a formare una provincia di Germania. E qui la cartina ci aiuta. Ovviamente si tratta della Germania centro-orientale. Diciamola tutta, la battaglia di Teutoburgo avviene in un periodo nel quale i romani sono intenti a costruire la provincia di Germania. Proprio questa sconfitta segnerà la fine di questo progetto geopolitico. Ebbene, secondo me, secondo il mio giudizio, che ho anche espresso e ho commentato, in riferimento anche al commento di Vanilla Magazine, tutto questo, la provincia di Germania non è venuta per due grandi motivi, il primo dei quali, come anche lo stesso professor Gaius Stern nella intervista che è stata fatta da Roberto Trizio in questo molto bel video. Ebbene, lo stesso Stern
cita che ci sarebbero voluti 50 anni sarebbero serviti 50 anni ai romani per romanizzare tutta questa provincia. Io penso che sia addirittura ottimistico questo pensiero, se pensiamo alla Gallia che Cesare ha dovuto combattere 10 anni per sottometterla e poi è dovuto passare un secolo, quindi 100 anni, prima che effettivamente l'aristocrazia dei Galli entrasse dentro l'orbita di Roma, dentro il suo sistema, e questo si vede palese sotto Claudio, questo avviene sotto Claudio, quindi l'apertura del Senato anche per le popolazioni dei Galli ci è voluto un secolo. In Germania la situazione era ancora molto più precaria, quindi 50 anni, come dire, è assai fiducioso. Tornando a noi, la provincia di Germania era popolata da questi popoli seminomidi o comunque sedentari, ma che vivevano molto, in uno stile molto diverso dagli stessi Galli. La Germania era una provincia ricca di foreste impenetrabili, non c'erano grandi territori, non c'erano grandi latifondi e soprattutto non erano presenti le città. La città che fa parte della cultura romana, ma soprattutto che la Roma la prende dalla cultura greca, perché diciamolo, nell'impero romano, nella parte occidentale, le due grandi città erano Roma e Cartagine, invece nella parte orientale, che era ricca di città, la parte greca, pensiamo ad Antioca, pensiamo ad Alessandria d'Egitto, pensiamo a Pergamo. Ebbene, la cultura greca è una cultura di città e Roma sposa questa cultura, infatti l'impero romano è un impero di città. Ebbene, tutto questo non c'è in Germania, cosa che in Gallia erano presente, seppur in dimensione ridotta rispetto a quelle mediterranee. Poi, come già detto, era una terra di foreste impenetrabili, quindi non c'era la terra, e quindi non c'era il latifondo, non c'era la ricchezza, che ricordiamolo, fino alla rivoluzione industriale la terra era la ricchezza, disporre di terra voleva dire essere ricchi, tutto questo non c'era, bisognava disboscare, bisognava rendere coltivabili, quindi con un enorme bisogno, cioè dispendio di mezzi e di risorse. Poi soprattutto non c'erano grandi ricchezze a livello economico, e qui ricordiamo il parallelismo con la Gallia, come dire, fa da maestro Cesare con la guerra in Gallia, quindi con le risorse che prende, l'oro, le ricchezze dei Galli vinti, forma la sua ascesa politica militare. Cesare, possiamo dire in modo molto brutale, paga tutti i suoi debiti che si era fatto per le sue varie carriere politiche, per l'ultima grande ascesa da console, per la sua elezione a console. E, oltre alla ricchezza economica, riesce ad accedere anche al grande potere militare. Infatti non è un caso che dopo la guerra gallica arriverà la guerra civile. E tutto questo è stato fatto grazie alla sua conquista delle Gallie. Ebbene, tutto questo non è possibile fare in Germania, perché questi tre fattori, città, terre e ricchezze, proprio non sono presenti. Quindi la provincia della Gallia non è utile farla per i romani. Sembra un grande costo in termini di vite, di risorse, soprattutto di vite dopo il trauma della battaglia di Teutoburgo, dove morirono 3 legioni con tutti quanti gli ausiliari. È stato considerato, calcolato, quasi 20.000 uomini perirono, e quindi per questo motivo che si mette fine a questo progetto di costruire una provincia in Germania. Poi, tornando a Cesare, lo stesso Cesare che evidenzia nei suoi commentari la diversità proprio di cultura, come i Galli siano predisposti a essere romanizzati, come invece i Germani no, vivono in questo stato barbarico, secondo Cesare, secondo i Romani. Tutto questo verrà poi anche alimentato e ripreso da Tacito nella sua Germania. Lo stesso Cesare con le sue varie campagne che ha fatto anche oltre il Reno, pensiamo ai Germani di Ariovisto nel primo libro del De Bello Gallico. È proprio lui stesso che raffigura e dice ai Romani quanto i Germani siano così diversi dai Galli e quanto questi non possono essere civilizzati, non possono essere romani. Quindi si crea uno spartiacque, questa provincia dove non è utile investire, perché ci sarebbe bisogno di un grande dispenso, un grande uso di risorse materiali, economiche e anche di uomini, perché bisogna andare lì, bisogna costruire le strade, bisogna disboscare per creare terre, creare utile, quindi non è utile ai Romani fare tutto questo. E quindi questa è una prima motivazione, una prima ragione per il quale non è stata creata la provincia di Germania. Se la prima motivazione è stata economica, quindi
possiamo dire che Roma non vedeva l'utile nel, nel colonizzare, nel romanizzare la provincia di Germania, la vedeva come un grande deserto. Una seconda motivazione possiamo trovarla in un fine politico, e quindi anche qui il professor Gaius Stern nel video di Roberto Trizzo cita secondo Tacito la gelosia che provava Tiberio nei confronti di Germanico, ed è questa una motivazione, è questa motivazione del suo richiamo. Io più che di gelosia credo proprio un vero timore. Infatti apriamo una parentesi, dobbiamo ammettere che l'impero è stato fatto dalla Repubblica. Roma si apre al Mediterraneo, quindi alla conquista imperiale con la seconda guerra punica, siamo nel 218 a.C. e l'impero, se vogliamo, finirà nel 63 a.C. con la fine della rivolta di Mitridate. Ma già la rivolta di Mitridate è il simbolo ormai che Roma conquista e domina il Mediterraneo, e quello è un tentativo di ribellarsi ormai a uno status quo, a una realtà. Quindi se prendiamo queste date, 218 e 63 a.C., arriviamo a 155 anni, se vogliamo anche meno, quindi l'impero romano effettivamente si forma in un secolo. Ancora sarà, tra virgolette, semi-libero il regno dei Tolomei dell'Egitto, ma già, come dire, l'esperienza sia di Pompeo sia di Cesare ci fa vedere durante l'ultima guerra civile dell'età repubblicana, la penultima, se dobbiamo tenere anche conto quella di Marcantonio e di Augusto, comunque la guerra civile con Pompeo e Cesare, si vede ormai come l'Egitto e i Tolomei siano comunque sudditi ormai di Roma, e sotto Cesare avverrà effettivamente l'annessione, che poi con Augusto si porterà fino ad Augusto e la guerra con Antonio, entrerà una provincia direttamente imperiale. Ma a parte questo bisogna vedere come la Repubblica c'è questa spinta imperiale dovuta alle forti personalità agli individui, e invece l'età imperiale è più un'età di conservazione, un'età conservatrice dei confini, quindi di mantenere questa gigantesca macchina statale che è l'impero, che abbraccia ben 3 continenti. Per ancora sottolineare questa spinta personale che c'è nell'età repubblicana, non possiamo fare un parallelismo tra le due grandi figure, che sono quelle di Scipione, l'africano, e la figura di Cesare, come si è comportata la Repubblica, il destino della Repubblica come è cambiato con Scipione l'africano, con il processo che è avvenuto degli Scipioni, e questo è un sintomo come la classe dirigente repubblicana era ben conscia di questo fatto, e come alla fine con Cesare, ma come lo stesso anche Pompeo, la tarda ormai Repubblica sia caduta nelle mani di questi grandi potentati che hanno fatto la propria fortuna con le conquiste. Ma tornando a noi, tornando al timore di Tiberio per Germanico, non possiamo non ricordare che comunque l'impero, sia alla fine di Augusto ma anche dopo Augusto, era un principato assai incerto. Augusto è stato longevo, e questa è stata la sua fortuna per dare delle basi solide, ma alla morte di Augusto tutto era possibile, e il Senato, come dire, era sempre pronto a tornare a quell'antica potenza. Infatti, come lo stesso professore Gaius Stern ricorda, su consiglio dello stesso Augusto, Tiberio non ampliò i confini dell'impero, e questo perché una figura come poteva essere candidabile, quella di Germanico, faceva paura, la figura del grande generale vincitore che torna dopo una grande vittoria, grandi ricchezze, e soprattutto dopo che l'esercito è fedele a lui. È pericoloso, che può tornare su Roma, può marciare su Roma e può scalzare l'imperatore al potere, può farsi proclamare dai suoi stessi soldati imperatore, e può trovare in questo periodo, in questa primissima età del Principato, dei possibili alleati politici, che sono sempre quelli tra le file degli ottimati. Ricordiamolo, il Senato non è sconfitto, non è lontano, si ricorda ancora la gloria. Per tutto il primo, e se vogliamo tutto quando il secondo secolo, il Senato ha un ruolo all'interno della politica, che adesso è in secondo piano, ma si ricorda bene il peso che ha. E se vogliamo solamente con la crisi del III secolo, quando poi la società romana, l'impero romano
ha una svolta militare con i Severi, il Senato perde quel ruolo, ma fino adesso, fino all'inizio del Principato, quindi primo e secondo secolo, il Senato conta e si potevano trovare dei alleati politici per un eventuale usurpatore. E quindi qui si spiega il timore di Tiberio per la figura di Germanico, per la figura di qualsiasi grande generale vincitore. E quindi vediamo che sempre con l'impero i confini vengono mantenuti e non vengono espansi. Due grandi eccezioni ci sono state, ovviamente, come quella della Britannia di Claudio, che se vogliamo poteva essere un vanto personale, ma anche lì ci fa da esempio, ci fa da maestro il fatto che la stessa conquista della Britannia si sia affermata in quella che poi sarà chiamata il Vallo di Adriano. Anche lì Roma non si spinge oltre i confini per conquistare anche lì un altro deserto che sarebbe la Scozia, queste regioni popolate da questi guerrieri forti, da questi guerrieri violenti, questi barbari. Non si trovava l'utile di una conquista, quindi anche lì se dobbiamo vedere la prima tesi che comunque sia la Scozia come anche la provincia di Germania non era utile dal punto di vista economico per Roma e quindi l'impero romano si ferma sul confine del Vallo di Adriano in Britannia. E l'ultima grande conquista, e quindi appunto è un'eccezione, è la conquista della Dacia di Traiano, ma Claudio e Traiano sono due grandi eccezioni. L'età imperiale, come detto, è un'età nella quale si vuole preservare i confini, è un'età dove, comunque l'età imperiale è caratterizzata per usurpazioni, per generali che vengono nominati dai propri soldati e quindi queste continue guerre civili. In questa situazione non si voleva alimentare ancora di più questa fiamma delle rivolte con la conquista di altri territori, quindi creando altri possibili usurpatori. E quindi arrivando al cuore della nostra chiacchierata, quindi se la battaglia di Teutoburgo è stato uno spartiacque della storia, non possiamo interrogarci se con la creazione di una provincia di Germania Roma avrebbe resistito alle spinte, all'invasione dei barbari del IV e soprattutto del V secolo, quindi parliamo della parte occidentale. Ma innanzitutto dobbiamo dire che già all'inizio, già con il terzo, alla fine del secondo, se pensiamo a Marco Aurelio, per il terzo, poi soprattutto per il IV secolo, abbiamo questa spinta di questi popoli germani che premono sul limes danubiano e sul limes del Reno. E questo perché avviene? Perché sono spinti da altre popolazioni che arrivano dall'Asia centrale, queste popolazioni che sono nomadi delle steppe a cavallo, che sono gli Unni. Un esempio, come già ricordato in questo video, è la battaglia di Adrianopoli. Dopo gli stessi Goti sono stati cacciati dalle loro terre, per questo che si trovano in massa presso il limes danubiano. Quindi tutta la questione di Adrianopoli, della battaglia, avviene per questa pressione. Quindi risulta alquanto difficile ipotizzare che con la creazione di una provincia di Germania si sarebbe creata una roccaforte, un territorio che era considerato alquanto, come dire, privo di grandi difese, perché ricordiamoci, il vero nemico di Roma era la parte orientale, erano i Parti, erano i Sassani, lì i Romani hanno sempre pensato ci sarebbe stato lo scontro finale diciamo, queste due grandi civiltà, sono quella occidentale, romano-greca, più greca che romana, ricordiamola ancora, e quella orientale dei Parti, dei Sassani, che si rifà comunque ai persiani e vive nell'epopea di Alessandro Magno. I romani avevano questo orizzonte. Citiamolo ancora, Cesare, prima di morire, prima che l'ammazzassero, meglio, aspirava in mente di fare una lunga campagna in Oriente, quindi ripercorrere il cammino di Alessandro. Nessuno avrebbe mai pensato che questi barbari del nord della Germania o ancora di più in là dopo l'Elba sarebbero riusciti a invadere ed entrare dentro il cuore di Roma e far crollare una parte. Quindi dobbiamo ricordarci questo. Quindi con il limes, che sarebbe stato l'Elba, non il Reno, è difficile che il limes dell'Elba avrebbe resistito a questa grande spinta degli Unni. E infine dobbiamo ricordarci qual è il vero problema di Roma, che già dal I secolo d.C.
questo viene fuori. Il vero problema di Roma è una crisi demografica e questo viene aumentato in modo drammatico con la fine del secondo secolo, con l'arrivo della peste, ma soprattutto poi con la guerra che ci saranno nel terzo secolo, le guerre civili e poi per tutto il quarto e il quinto. Roma ha una grande carenza di uomini, ci sono zone dell'impero romano, soprattutto occidentale, che sono spopolate e quindi Roma, l'amministrazione romana, dove prende questi uomini che mancano, li prende oltre il confine. E quindi vediamo che puntualmente Roma fa spedizioni punitive per, come dire, acquistare, se possiamo usare questo termine, per prendersi un tot di popolazione, un tot di individui da poter sistemare, ma vediamo la carenza di uomini si sente anche a livello dell'esercito, e qui con il terzo secolo che i barbari entrano sempre di più nell'esercito e Roma trova in un periodo dove è difficile trovare leve, perché un video precedente che ho fatto sulle vere cause, cioè i motivi secondo i quali è caduto l'impero, io lo trovo nel dito di Caracalla, il quale rompe questo legame cittadino-soldato. Bene, dopo Caracalla, dopo che tutti i cittadini, tutti gli abitanti di Roma sono diventati cittadini romani, quindi sono diventati sudditi, si perde un po' il prestigio, si perde un po' l'interesse, il fine di diventare cittadino romano passando sotto le armi. Si è già cittadini romani, perché farsi 20 anni più di servizio militare? Quindi c'è questa crisi delle leve, delle reclute, e Roma, l'amministrazione romana, per 2 secoli e mezzo più, li trova dietro, fuori dai suoi confini, dietro all'Imes, che comunque non controllava direttamente, ma aveva dei forti legami con esse. Quindi diciamo il vero problema di Roma è questa crisi demografica, e quindi anche lì perché impiegare risorse, impiegare uomini, impiegare mezzi per romanizzare questa provincia di Germania che non si capisce bene il perché non aveva utili da nessun punto di vista, l'unico punto di vista che era, come dire, dava vita a queste popolazioni di guerrieri che all'occorrenza venivano prese dai romani reclutate nell'esercito, e poi all'occorrenza, quando davano troppo fastidio, lo stesso Costantino, nella parte dell'Ims danubiano, farà delle spedizioni punitive, quindi il peso di Roma si sente anche oltre i confini del proprio limes. E quindi Teutoburgo, spartiacque della storia. Teutoburgo è avvenuto nel 9 d.C., la fine di Roma per convenzione, come tutti sapete, il 476 per opera di Odoacre, ma anche lì, quando è che effettivamente l'impero romano cade? Se vogliamo, fino alla calata dei Longobardi, quindi fino all'età di Giustiniano, stesso c'è un tentativo di riconquistare. Giustiniano riconquista l'Occidente, ovviamente la situazione è diversa, siamo ormai nel VI secolo d.C., sono passati 6 secoli, situazione assai diversa, e vediamo che una parte alla fine di Roma viene lasciata, non si riesce più a reggere dopo secoli comunque di invasione, di indebolimento economico, di problemi militari. Vediamo che una parte comunque viene lasciata, un periodo anche di congiura che di fatto non possiamo vedere, prendendo il caso di Valentiniano III o anche di Stilicone, vedere come la fine dei Romani è stata fatta e voluta da degli stessi Romani per delle congiure interne. Quindi arrivando al VI secolo si prende atto, si lascia ormai cadere questa parte occidentale che dopo 20 anni con la guerra degli Ostrogoti non si riesce più a reggere, e invece rimane in piedi quella parte di Roma, che è la parte orientale, diciamolo pure tranquillamente, con estrema brutalità, era la parte più ricca, più forte, dove si concentravano le maggiori ricchezze, dove anche era più facile a livello strategico da difendere, perché sì, c'era il limes danubiano, però la capitale Costantinopoli era ben protetta, e poi tutta la parte orientale era difesa dal canale del Bosforo, e poi la parte che dava maggiori tensioni era il confine con i Sassanidi, oppure con i persiani parti, chiamateli come volete. Tutta quanta la parte del sud era protetta da quel gigantesco deserto che è il Sahara, e quindi a livello politico-militare era più semplice difendere l'Oriente. Quindi questa parte di fatto che Roma riuscirà a mantenersi in vita, e se vediamo di fatto con tutti i cambiamenti possibili
che sono avvenuti quasi un millennio, che questa parte di Roma orientale continua a vivere e vive nel periodo medievale, arriva fino alla caduta di Costantinopoli nella quarta crociata nel 1204 per opera appunto dei crociati, quindi degli antenati dei barbari che hanno fatto saltare in aria la parte occidentale, ma questa è una cattiveria mia personale. Ma tornando a noi, alla nostra chiacchierata, è difficile immaginare se Roma avesse vinto Teutoburgo nel 9 d.C., Roma non sarebbe arrivata comunque al 476, è un po' fatalista, ma come dire, alquanto difficile e duro poter ipotizzare una tale ipotesi, anche perché tra il 476 e il 9 d.C. sono passati quasi 5 secoli, quindi 500 anni, se consideriamo anche poi di fatto tutto quanto il V e anche il VI secolo fino a Giustiniano, dove effettivamente vediamo che c'è una rottura con l'arrivo dei Longobardi da una parte e l'arrivo degli Arabi dall'altra. L'impero romano, quella gigantesca civiltà mediterranea, di fatto non può più esistere. Quindi se noi teniamo il calcolo così, facciamo un'ipotesi, 500 anni, insomma è difficile ipotizzare questo, e qui propongo un esempio, che ovviamente è un'analogia, una suggestione, però per farvi far capire come sono pesanti nella storia 5 secoli, e possiamo fare questo ragionamento, come noi oggi che viviamo nel 2021, tornassimo indietro di 500 anni e trovassimo la causa di tutti i nostri mali di oggi in una data che risale a 500 anni. E questa data, quella che ho trovato io così per gioco, è quella del 521-526 della guerra d'Italia. Siamo all'inizio dell'età moderna, l'Europa è devastata dalla riforma protestante, l'Europa medievale è spaccata in due, c'è questa guerra tra il re di Francia e Venezia contro Carlo V, che è il Sacro Romano Impero, fanno questa guerra. Cosa possiamo dire? Per quanto riguarda la storia del lungo periodo, perdonatemi questa parentesi di storia moderna e contemporanea, possiamo dire che è una di quelle guerre che, se vogliamo, ha ritardato l'unità d'Italia, quindi questo essere indietro dello Stato-nazione Italia rispetto alle grandi monarchie che sono Francia, Inghilterra, Spagna, e se vogliamo che la stessa Germania, che è dilaniata da questa ferita mortale che è la riforma, che la divide in due, protestanti e cattolici, e comunque dominata dal Sacro Romano Impero. Sì, questa potrebbe essere una delle varie cause, una delle varie guerre che hanno impedito una unità dell'Italia, ma certamente capite com'è difficile dire che a causa di questa guerra tutti i mali che viviamo noi oggi, con la globalizzazione, con tutto quello, le guerre mondiali, tutto quello che volete, che è successo in 5 secoli, l'evoluzione francese, il pensiero, i vari tentativi, cioè la rivoluzione scusatemi, dell'Unione Sovietica del 17, la rivoluzione marxista, cioè è passato una marea di tempo, una marea di idee, il mondo è completamente diverso, non ci sono più le monarchie assolute, e quindi capite che 500 anni sono davvero tanti. Noi oggi siamo nel 2021, i nostri mali non possiamo datarli a una data come può essere il 521. Ebbene, se Roma avesse vinto a Teutoburgo, si sarebbe creata, possiamo immaginare, si sarebbe creata questa provincia di Germania. Forse Roma si sarebbe poi agganciata, avrebbe colonizzato quel territorio scandinavo che è sempre stato lontano dai suoi territori, quindi una Scandinavia più romana, più latina. Possiamo ipotizzare che sarebbe stato alquanto difficile, perché comunque Roma, come detto, è l'emblema della civiltà mediterranea, quindi tutte queste grandi civiltà che vengono unite da un'entità sopra lo Stato. Il Mar Baltico effettivamente è molto lontano da esso, ma come critica si potrebbe affermare anche la stessa Gran Bretagna, e lì al nord sta nell'Atlantico, eppure c'erano i contatti, quindi potremmo ipotizzare anche questo, quindi una colonizzazione dei Balcani da parte dei Romani, quindi una cultura più latina, meno germanica, non so, i vichinghi avrebbero parlato un dialetto del latino, ma qua veramente sono ipotesi assurde. Quello che veramente bisogna tenere in considerazione è che una data che è il 9 d.C. è difficile che possa influenzare così tanto la storia di 5 secoli successivi, soprattutto se, come abbiamo visto, la provincia di Germania non è stata fatta per una ragione
economica e una ragione, se vogliamo, politica. Non era utile per questi due punti di vista. Si poteva fare, ormai potevano farlo tranquillamente. La provincia di Germania non era così caduta nell'anarchia, era impossibile. I romani hanno sconfitto nemici molto più agguerriti, stesso Annibale. E vediamo, con quella battaglia di Teutoburgo, sì, è stata una catastrofe, è sempre stata nel cuore di Roma, ma in un determinato contesto che è quello imperiale subito all'inizio del Principato. E nulla, la nostra lunga e noiosa chiacchierata si conclude qua. Io vi invito, linkerò anche sotto alla descrizione di questo canale l'intervista, il video di Roberto Trizzo che ha fatto a questo storico universitario della Berkeley della California che è Gaius Stern, dove potete trovarlo, è molto interessante, vi invito a vederlo, vi invito anche a leggere il commento di Vanilla Magazine e poi approfondire. Per il resto vi saluto, sono Gianluca Haim, questo è il mio canale, riassunti di storia, e come sempre prima di salutarci vi svelo la mia fonte che è stata questo libro molto interessante, molto bello, bello spesso, Gli ultimi giorni dell'impero romano di Jaguar. È stato come dire, la mia fonte per la stesura di queste idee, mi ha aiutato a coltivare questo pensiero, ve lo consiglio se volete approfondire la storia ovviamente della fine dell'impero romano, che parte anche, il primo capitolo parte comunque da Teutoburgo, da questa rinuncia che la prima volta Roma decide di rinunciare a colonizzare, a fare una provincia. E nulla, come sempre vi saluto e spero di avervi annoiato come sempre, ma non troppo.